Perché non esistono i paradisi, non esistono gli inferni. Cioè non esiste un al di là di qualcuno che ci punisce o qualcosa che dobbiamo sottostare. C'è una brutta notizia per tutti voi, cioè nel senso che non c'è un giudizio, ma c'è una co-creazione morfogenetica di continue realtà che noi ci introduciamo e ci creiamo da dentro e proiettiamo fuori. E quando moriremo saremo, come dire, profondamente creatori, molto di più di prima, di queste parti interne. Ma se tu hai tutta la vita hai ucciso, non hai compreso dei punti, hai continuato a ingoiare merda, cioè puoi immaginare quell'energia lì, siccome quanti chiama quanti, no? Simile chiama simili, quando esci cosa pensi di trovare? Cioè, ma neanche come dire occupiamoci neanche dell'aldilà, occupiamoci della di qua un attimo. Cioè, perché tutto è ciò che è adesso, le grandi risposte le trovi qui adesso. Cioè, se tu sei una persona che pensi sempre male, hai pure, oddio mi entrano in casa, oddio non ci possono essere i ladri, hai preso l'allarme, la macchina l'hai chiusa, hai chiuso la porta fotogrammica, prima o poi ti entrano sti ladri, li stai chiamando tutti i giorni, cioè li vuoi proprio in casa? La tua peggiore paura è quella che poi arriva. Tu chiami ciò che non vuoi e non puoi scappare, capisci che non puoi scappare? Cioè, il vero tiranno, il vero giudicante, il vero Dio, ce l'hai dentro. Il casino sta qui, che noi pensiamo sempre all'esterno che prima o poi ci siano delle leggi, delle realtà, ma questa storia è creduta per molti, ma ciò che piano piano si succede quando vai in un cammino in profondità è che trovi una grande responsabilità delle tue azioni, perché tu continui a muovere un campo. Quindi se tu sorridi alla vita, sarai dalla vita sorriso, come bambino. Ecco che voglio dirvi, purtroppo, crescendo, quello che fai e liberandoti, acquisisci molta più responsabilità e molta più attenzione anche di quello che fai e come, io dico sempre, cosa combini. Perché cioè, cosa stai combinando, no? Internamente, che pensieri hai, cosa stai attirando? Cioè, ecco, questo continuamente io sto osservando a questo punto e devo dire che più vado avanti, più non sono messo bene, perché poi scopri che continui a combinare casini. E i casini li vedi anche rispetto a quello che ti arriva. Quindi voglio dire che cosa? Che sì, che ecco, di là anche nelle religioni, tutta questa roba qua, cioè, esiste ciò che già esiste. Il discorso di prima, no? Quindi ciò che tu hai già creato, continui a ricrearlo. Quindi se veramente vuoi vivere una vita più pacificata, più paradisiaca, devi iniziare a osservare cosa combini, cosa metti in campo, che mostri, che nemici, di qualsiasi genere. Allora lì inizi a comprendere, allora inizia a dire sia divertente. Allora cominciamo a dire wow. Certo, c'è una realtà sinergica che opera con te, non è che tu sei da solo, però da tutta questa responsabilità all'esterno non funziona proprio così, eh. Quindi dai, è ancora più divertente, no? Siamo qua tutti in cammino, questi fratelli di pazzia di fratelli che arrivano nella Terra e fanno questa specie di follia di fare questo percorso. Poi ne parleremo. Comunque, allora, possiamo purificare la casa, possiamo purificare le case con incensi. Certo che se sono memorie molto forti, come quelle che abbiamo appena citato adesso, non è proprio un passaggio così semplice. La cosa simpatica sarebbe contattare anche, ma qua entriamo nel channeling e entriamo in un altro campo. Anche qua non farete questo corso dopo quello che dico, però voglio dirvi, tutto è molto magico, no? Campo astrale, Madonna, l'aldilà, quello contate i morti, Madonna, contate i morti, ma intanto esiste un aldilà intanto, cos'è sta roba? Cioè, ma dai, sul serio? E poi contate i morti, cioè esistono dei morti che... Ecco, più vai avanti in questa cosa e più scopri e vivi e ci entri in queste realtà, più diventa come parlare con panettiere. Cioè, tu ti stupisci di guardare una pianta, ma l'hai osservata bene una pianta? È un extraterrestre, ragazzi. Trasforma la fotosintesi, la luce in energia. Cioè, cos'è sto qua? È un marziano? Cioè, le radici trasforma l'energia che ha del sottosuolo di piccoli metalli e se li nutre. Ma dove viene fuori sta roba? No, quella lì è una pianta. Papà, cos'è quella roba lì? No, quello è il pino silvestro. Quello lì è della famiglia dei pini. Ma cosa stai dicendo? Quella è una magia. Cioè, il bambino ti sta chiedendo, papà, che cos'è quell'extraterrestre? Ti sta chiedendo questo, tu sei terrorizzato con le tue idee, tu hai letto, no? E quindi hai perso la meraviglia, la fantasia, hai perso lo stupore. Perché c'è da stupirsi in continuazione qua, ragazzi. Qua c'è da andare fuori di testa. Cioè, qua da dire, ma dove cazzo sono finito? Cioè, cosa c'è un corpo?
Cioè, una roba allucinante sto corpo, allucinante. Cioè, come fa a stare in piedi? Non lo sto gestendo zero. Cioè, va da solo col cuore, ma è fantastico, ma cosa, che razza di alchimia ho addosso? No, un corpo, fa male un po' il piede, vai dal dottore, togli quella, cioè, tutto normale, ma ragazzi, cos'è normale qua? Ecco, questo risveglio. E allora dico, non ti serve andare chissà dove, andare a scomodare i morti, che poi se percepisci esistono queste realtà, scoprirai che tanto quanto l'assurdità e la straordinarietà di ciò che è intorno, perché lo scopo nostro è di vedere lo straordinario nell'ordinario, questo è il fine, lo straordinario nell'ordinario, perché non è un cavolo ordinario quello che stiamo vedendo. E allora quello che poi è successo anche a me con queste interazioni anche più sottili, poi dopo cioè, ma dove vuoi andare? Ma stai tranquillo, stai a casa, fai le tue cose, cioè, non scomodare i morti, ma anche se ci esistono queste realtà, e allora tutto si ridimensiona. Tutte queste cose sono vere, ma ne sono state sempre molto descritte come magiche, come qualcosa, quello lì. Ma ti garantisco che tutti noi facciamo cose che, che ci sarebbe da stupirsi tutti i momenti, quindi non è niente di così straordinario, è la natura umana. E più ci entri, più normalizzerai questi concetti, ok? Quindi, ecco, inizialmente sicuramente da un nulla che ti hanno detto, da testimonianze zero, una società che lavora tutto in un certo modo, uno che ti pare una cosa fuori scala ti sembra una roba strana, ma quando piano piano ci entrerai, ok, inizierai finalmente a comprendere che cos'è la tua natura, dove sei inserita nell'universo, in questa follia di percorso.